Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. Con il narcisista vincerò io. Perché? Per quale motivo? Prendo spunto da un commento di Fede che scrive: io credo che non basti tutta la motivazione del mondo per ottenere ciò che si vuole. Alle volte, per esperienza, il destino rema contro. Ho un sogno da quando avevo 13 anni. Ho rinunciato a vivere pur di realizzarlo, impegnandomi con tutta me stessa, e non sono però certa che si realizzerà. Anche con lui ho fatto così. È per me il mio grande amore, quello che ho aspettato per tutta la vita. Ho fatto di tutto per averlo e ho ottenuto soltanto di allontanarlo. Lo rivorrei nella mia vita? Sì, con tutta me stessa. Nonostante tutto, nonostante sia l'unica persona che mi ha fatto del male, ma so che non potrei fare nulla per riaverlo nella mia vita, ammesso che ci sia mai stato nella mia vita, perché mi ha impedito di contattarlo. Lo vorrei per tante ragioni, tra le quali certo anche la rivalsa, ma lo vorrei accanto a me come compagno di vita e mi detesto per questo. So che lui non lo rivedrò mai più. A breve vedrò se almeno l'altro sogno riuscirò a realizzarlo. È un bellissimo commento quello di Fede, anche veramente toccante, pieno di vissuto, di sentimento, si avverte il grande sentimento di amore che ci sta dietro. Questo bellissimo commento della carissima Fede si può leggere da diverse angolature. C'è in parte una profonda malinconia, anche quasi straziante direi tra le pieghe, se non esagero naturalmente, Fede, ma in quella frase lo rivorrei con tutta me stessa, c'è quasi qualcosa insomma di disperato, e questo indica che evidentemente Fede non ha incontrato ancora un amore più grande che abbia toccato maggiormente le tue corde. Ma ti chiedo, ti stai concedendo la possibilità che qualcun altro possa entrare nella tua vita? Perché il rischio molte volte è di continuare anche inconsapevolmente come un astro a basso volume che però continua subliminalmente a girare ripetendo sempre la stessa frase e continuando quindi a narrare quanto sia o potesse essere, per esempio, grande quell'amore, se. Ed è proprio quel se che poi decide di tutta la vicenda, perché di fatto sembra che amore o vero amore non ci sia stato nella vicenda di Fede. Io posso dire questo però a Fede, e ti dico Fede, piuttosto della rabbia, che è uno stato d'animo terribile e che spinge molto in basso, per intenderci su frequenze energetiche, spirituali, molto vicine a quelle del narcisista. Parli per esempio ad un certo punto di rivalsa, stato d'animo anche questo più che comprensibile, purché non sia investito appunto di uno stato d'animo anche di rabbia, di risentimento, non qualcosa di positivo. Piuttosto della rabbia, piuttosto di questo stato d'animo, meglio l'amore, fosse anche un amore illusivo o illusorio, ma non precluderti l'amore vero, che è un amore di presenza, di concretezza, di costruzione. Se lui, Fede, ti impedisce di contattarlo, può essere che tu lo abbia troppo pressato? Non dimentichiamo mai, ma veramente mai, che l'amore è spassionato, è la cosa più spassionata anzi che ci sia. Questo significa anche che certamente il tradimento, per esempio, è una delle cose che fanno sì più soffrire, ma noi non abbiamo la licenza di possesso di nessuno e a volte ce l'abbiamo a stento anche di noi stessi, anzi non ce l'abbiamo a volte nemmeno di noi stessi, figuriamoci di altri. Questo non per avallare il tradimento, ci mancherebbe, o il cosiddetto amore liquido, meno ancora. Io sono anche molto tradizionalista in termini amorosi, se si vuole, ma resta il fatto che, ammesso che il tradimento sia qualcosa di bieco, la gelosia non è uno stato d'animo appropriato a un sentimento d'amore, perché comunque se l'amore va in un'altra direzione, l'oggetto del nostro amore, dobbiamo lasciarlo andare. Ma poi non solo la gelosia e il sentimento di possesso è contrario all'amore stesso, ma non è nemmeno tattico, non è tattica la gelosia e tutto quello che ci va dietro. Se qualcuno si vuole allontanare
per esempio, e tu lo trattieni, quel qualcuno si sentirà ancora di più spinto ad allontanarsi da te. Ma ritornando al sentimento stesso di amore, Fede, tieni quel sentimento dentro di te, che è pur sempre un meraviglioso sentimento, purché non comprima la possibilità a ogni altro amore, altrimenti non è più amore ma ossessione, e l'ossessione non ha niente a che vedere con l'amore. Da come scrivi io intravedo un sentimento grande per te, importante, e per questo vuoi comunque continuare a cullarlo in qualche modo dentro di te. Certo, tutto è possibile in amore, ma appunto in amore. Se c'è di mezzo un uomo incapace di amare, ci sarebbe in ogni caso un rapporto del tutto sbilanciato e senza vero fondamento. Quindi fai spazio a questo punto e lascia veramente spazio anche a tanti altri sentimenti o un altro sentimento di amore che possa prendere piede dentro di te, a situazioni anche di affetto, di amicizia, di nuovi incontri, perché ogni apertura poi porta ad altre nuove aperture e chissà che veramente un grande amore si affacci nella tua vita. Quindi io ti faccio un augurio grande, Fede, per ogni tuo progetto a cui alludi e anche che ci potrà essere nella tua vita. E naturalmente lo estendo a tutti coloro che hanno un sogno o molti sogni da realizzare, con l'augurio di realizzarli tutti. È anzi veramente importante avere dei sogni e poi anche poterli realizzare, naturalmente. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti e sono sempre felice, naturalmente, di leggerti, di averti tra noi. Un abbraccio forte e a presto. Ciao, ciao, ciao.